La mattina del 13 agosto la sveglia allo Stay Camping non è esattamente piacevole come la serata precedente. C'è una brutta sorpresa, io sono KO. Colpa del vento serale e dei capelli umidi che hanno deciso di trasformarsi in un collo infiammato e una testa che gira come se fossi su una nave in burrasca. Una specie di labirintite improvvisata, con la nausea che completa il menù del giorno. Per fortuna Omar mi raccoglie tipo sacco di patate, prepara i bagagli e mi carica in moto. Questa mattina ci aspetta il traghetto per Grillefjord. Eccoci qua, sono le 7:30, la Giulietta è pronta, siamo qua in attesa del traghetto che ci porterà da dove siamo? Andenes fino a Grillefjord. Oggi faremo il giro dell'isola di Senja e poi andiamo a dormire a Tromsø. Ma ce la farà. Ciao! Eccoci qui, l'isola di Senja. Senja, col sole. Arriviamo a Senja con il sole. Io non sono ancora informissima, sul traghetto pure vomitato, giusto per gradire, ma l'aria fresca e quei colori assurdi mi aiutano a riprendermi. Percorriamo le strade dell'isola con gli occhi spalancati, è molto più bella di come ce l'eravamo immaginata. Senja è la seconda isola più grande della Norvegia e noi oggi, per fortuna, non abbiamo programmi particolari, quindi ci godiamo il percorso chilometro dopo chilometro. Montagne che finiscono dritte nel mare, villaggi di pescatori incastonati tra i fiordi, spiagge quasi tropicali e punti panoramici che ti lasciano senza fiato. Poche persone, tanti fiordi e un paesaggio da cui non riesci a staccare lo sguardo anche quando hai ancora un po' di nausea da traghetto. Vi racconto qualche curiosità sull'isola di Senja. È detta Norvegia in miniatura, la chiamano così perché trovi tutto condensato in poche decine di chilometri: fiordi, montagne appuntite, spiagge bianche, foreste e villaggi di pescatori. Un assaggio di Norvegia tutto su un'isola. È anche una terra di renne in vacanza. In estate migliaia di renne vengono portate qui dai Sami per pascolare. Non è raro vederne una che ti attraversa la strada con nonchalance. Senja è anche una location da film, letteralmente. I suoi paesaggi sono così scenografici che vengono spesso usati per spot e produzioni TV. Non serve cercare location, Senja è la location. Infine, il pesce qui ha fatto la storia. Per secoli l'isola è infatti sopravvissuta grazie alla pesca, soprattutto di merluzzo e salmone. Oggi molti villaggi sono minuscoli, ma le rastrelliere per essiccazione sono ancora parte del panorama.
Qui a Senia dicono che le montagne siano troll pietrificati, creature giganti che vivevano tra fiordi e grotte e che, una volta colpite dalla luce del sole, si sono trasformate in roccia per sempre. E quando il vento ulula forte, qualcuno giura che li sente ancora brontolare. Siamo al porto di, non mi ricordo il nome, Aloia, per attraversare e andare verso Tromsø. Mi ha preso un chicken wrap, Polar chicken wrap. Come si fa sentire? Il prossimo traghetto è tra circa 2 ore Una volta che ci succede. e quindi passiamo il tempo. Io non sono ancora in formissima, per cui guarderò mi mangiare. Si vede bene. Good? No, buono. Qui hanno appeso un sacco pieno ad asciugare. C'è la gente in coda che aspetta il turno di salire sul traghetto. L'ultimo traghetto. Omar lega la moto per l'ultima volta. Poi di traghetti io non ne voglio vedere per almeno un anno. Attracchiamo finalmente sulla terraferma a Brensholmen, con il sole che ci saluta e 0 onde all'orizzonte. Ora ci aspettano circa 70 km per raggiungere Tromsø. La strada che seguiremo corre sul lato est dell'isola, è la 858 e sembra fatta apposta per godersi il paesaggio. Curve morbide, fiordi che si allungano, montagne in ogni direzione e quell'aria frizzantina che ti mette subito di buon umore. Manca poco a Tromsø e manca poco alla nostra meta finale, Capo Nord. È l'ultimo tratto e mentre i chilometri scorrono sappiamo già che questo viaggio rimarrà inciso nella memoria più di qualsiasi foto. Eccoci, siamo scesi dal traghetto, abbiamo preso la strada 858 che costeggia la parte est e non quella interna per arrivare a Tromsø e abbiamo trovato dei lavori in corso. Questa non mi era mai capitata, stanno asfaltando in questo momento e hanno bloccato tutti in coda per aspettare che loro asfaltino. Strano, la Norvegia è un paese che fa delle cose strane per noi italiani. Il fatto è che hanno bloccato tutte e 2 le porzioni, non hanno il senso alternato, cioè proprio finiamo i lavori, poi passate. Speriamo. Possible, I know it's not too late. Been staring all these days ahead.
appena visto una renna in strada. Eccola là! Il ciclista è tornato indietro che ha visto la renna. Ah. E io scusa. È grossa! Cammina lei. Wipe the sleep from your eyes. Quit your dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Ride 10 deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep to traveling on. Siamo arrivati in hotel. Ho il fiatone perché ho portato su tutto. Mare giù che mi aspetta, dobbiamo capire dove mettere la moto. Questa è la stanza, carina, easy. E in fondo alla via non si vede, ma c'è il centro, quindi possiamo andare a piedi in centro. Bagnetto carino, dai. People, but not one familiar face. It's not so bad, I suppose. Starting over every time I change my clothes. Even here I'm all but gone. Allora Giulietta, come va? Oggi è andata bene, a parte un piccolo imprevisto di salute. Non sono stata benissimo, soprattutto in traghetto, ma va bene. L'abbiamo superata, sì. Poi per fortuna c'era il sole, abbiamo fatto un bel giretto anche oggi, paesaggi belli, mentre stanno friggendo. Fai vedere cosa hai preso da una che è stata male tutto il giorno sul traghetto. Anche Un hamburger la birra. e la birra, molto grande. E io provo invece un hamburger con la carne di renna. Vediamo com'è. Buon appetito. Allora, siamo usciti soddisfatti, abbiamo mangiato Bene, buono. Alla fine per 2 hamburger e 2 birre grandi abbiamo speso 71 euro. Devo dire che l'hamburger di renna è buono, però in confronto allo stufato rimane un po' più gnucco. Quindi Un po' asciutto. un po' asciutto, sì. Infatti la birra media non l'ho presa a caso per mandarlo giù, però da provare, è buono. Buono. Io ho preso un hamburger normale, buonissimo. We'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel. Siamo pronti in partenza.
Oggi si va verso Alta. Tromsø Alta. Tromsø Alta. Questa è l'ultima tappa prima di... Capo Nord. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Oggi è trasferimento, non c'è grandi cose da Il vedere. tempo sembra bello, sole nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. La chiesa che vedete spuntare subito dopo il ponte di Tromsø è la Arctic Cathedral, uno dei simboli più iconici della città. Non è una cattedrale vera e propria, in realtà è una chiesa parrocchiale, Tromsdalen Church, ma la chiamano così perché fa scena, è un enorme triangolo bianco che sembra un iceberg incastrato tra le montagne. Costruita negli anni 60 ispirandosi alle forme della natura artica, montagne, ghiacci e luce nordica. Qui d'estate fanno concerti al sole di mezzanotte e d'inverno puoi ascoltare musica mentre fuori danza l'aurora boreale. Ci siamo fermati a mangiare qualcosina in quest'area di sosta, dove ci sono delle bellissime casettine relax, la toilette e Omi. Sei pronta a ripartire? Pronta? Via, 2 orette e mezza arriviamo ad Alta. Lasciamo per un attimo la E6, la strada principale che da Tromsø porta verso Alta. A un certo punto imbocchiamo una piccola deviazione sulla sinistra, una stradina che sale verso la montagna, tranquilla e quasi nascosta, infatti ce la stavamo per perdere. In pochi istanti siamo più in alto e boom, un panorama che ti toglie il fiato come se qualcuno avesse aperto un sipario. È solo una piccola deviazione, ma vale ogni metro, ti porta ad un punto panoramico davvero incredibile. Nurture the world, ready, sing a new tune. Weight of it all won't get me down. A silence set free. Wind in my head, sweet essence of peace. Tell me secrets, power of words. Tell me stories, legends before. Ones who ran with the wolves, broke free, free from all ropes. Pharaoh's strength, the one who can't be contained. Qualche curva dopo la strada si ricongiunge di nuovo alla E6, come se niente fosse successo. Solo che noi quel panorama non ce lo dimentichiamo più. A silence set free.
Su questa parte di Essay entriamo nel territorio di Kvenangen, una delle aree più legate alla cultura Sami, il popolo indigeno dell'Artico. Tra fiordi e montagne compaiono piccole botteghe e punti di sosta, dove puoi trovare artigianato tradizionale e oggetti fatti a mano. Niente centri abitati enormi, solo natura pura e un pezzo di storia viva che scorre accanto alla strada. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be. Ci fermiamo per una pausa in una piccola area camping affacciata sul fiordo a Talvik, poco prima di arrivare ad Alta. E ogni volta rimaniamo stupiti. Aree di sosta curate nei minimi dettagli, ordinate, attrezzate e inserite in scenari che sembrano una cartolina. Qui anche un semplice break diventa un'esperienza, silenzio, acqua calma e quel senso di organizzazione nordica che ti fa pensare: ma perché da noi non funziona così? Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned. Till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. Ed eccoci ad Alta, davanti alla Northern Lights Cathedral, la cattedrale delle luci del nord. È una chiesa moderna, inaugurata nel 2013, progettata per richiamare le curve dell'aurora boreale, con il suo campanile alto 47 metri e la facciata in titanio che riflette la luce artica e i suoi colori nel buio polare. Una chiesa moderna, elegante e totalmente in armonia con il paesaggio artico. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been Sono ad Alta in un centro commerciale, sto cercando il Vin Monopolet perché volevo comprare una bottiglia di vino. Più complicato del previsto. Eccolo. Questo è il paradiso dei vini. Cerchiamo i rossi. Comunque prezzi, ci sono anche vini da 10 euro, non è che costa tutto così tanto come dicono. Ci vediamo dopo. Alla fine ho optato per un fantastico Rioja spagnolo e un Cabernet Sauvignon australiano e ho speso 30 euro, circa 28. Quindi sì, è vero, costa tanto, però si possono trovare anche soluzioni economiche. C'erano anche vini da meno di 10 euro. Adesso faccio una piccola spesa e poi torno da Omar che mi sta aspettando. Allora, esperienza mistica al centro commerciale. Il Vin Monopolet è tipo un paradiso dei vini, c'è di tutto, vini da tutto il mondo e hanno appunto prezzi variabili, sicuramente più alti dei nostri, però non sono, cioè ci sono anche prezzi abbordabili. E niente, poi sono andata al supermercato dove non trovo mai niente, però assolutamente vivibile.
E adesso sono in centro ad Alta, dove c'è un famoso festival a quanto pare. Sono in una zona pedonale, sto raggiungendo Amar che mi aspetta fuori e stasera c'è festa, ma noi non saremo qua in centro, che ho prenotato un fantastico camping fuori in una zona boschiva, in una zona di montagna. A dopo. Piccola sorpresa per Omar, niente hit spartana questa sera. Lui guida convinto di andare alla solita sistemazione, mentre io già me la rido nel casco. There's no sane ways, there's no explanations. I've got things I tend to Brava. Io cercavo le case rosse. Ciao. Faccio le sorprese, non gli scherzi. Ciao che scendiamo. Carica come un suo mano. Eccomi. Che emozione. Ta-da. Wow, ma che sorprese ti fa tua moglie? Vediamo. Bella questa. Oh, Perché adesso anche vado a prendere il vino. certo. Dov'è qua la chicca? Eccola qua. Dove finiremo tra poco? Spero che sia caldo. E non ho capito, mi ha detto delle cose, devo mettere una pastiglia che... vabbè. Ciao, adesso possiamo chiudere. Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe, sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or 4 meravigliose casette di legno e grandi vetrate, davanti, sopra e tutto intorno. Una jacuzzi sul terrazzo e la campagna norvegese che sembra dipinta. Silenzio assoluto che parla da solo. Cavalli liberi, luce dorata, aria fresca. Oggi ricarichiamo le energie e poi via, Capo Nord ci aspetta. talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe, Cavallini! take my hand,
dormiamo qua. With expectations and false behavior. Oh, don't put on a show. Let's just sit in the shade and talk till late. We can go for walks. Dove mi stai portando? A vedere le renne, si stai zitta. No, ho preso un sacco di ortiche. We could sit in the shade and maybe, just maybe, we could go for walks. And maybe, just maybe. Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade